tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. In questo video tutorial vedremo assieme come realizzare la maglia che ho chiamato Gerbera, per via appunto di tutti questi colori che richiamano ai colori di questo fiore. Io dico che questa maglia è un po' la sorella di Camelia perché diciamo il progetto, sapete che io amo molto i progetti a sprone tondo e qui in quest'anno nuovo abbiamo iniziato a vederne diversi assieme e questo progetto comunque si avvicina molto come lavorazione a quello della maglia Camelia, solo che appunto ho deciso di lavorarlo con un motivo traforato ben diverso e molto più diciamo traforato rispetto a al pizzo che avevo utilizzato per Camelia e anche nelle maniche e nello sprone nella parte finale poi vedremo ci sono delle variazioni perché come avete visto nelle foto dell'introduzione ho poi inserito lateralmente alla maglia degli inserti, insomma è proprio direi la sorella di Camelia. Per la lavorazione di questo progetto io ho utilizzato dei filati molto belli in cotone macò. Ho utilizzato 3 gomitoli da 50 grammi di questo cotone che si chiama Malusa Playa e è molto bello sia nel colore sia nella lucentezza e nella morbidezza questo filato. Io l'ho lavorato con un uncinetto del 3,5 sia questo gomitolo sia che il Samba che è l'altro colore che ho utilizzato. Il Malusa è una matessina da 50 grammi ha un metraggio di 125 metri. Poi appunto ho utilizzato 3 gomitoli del filato Samba Mafil che l'avevamo già visto molto bello per la maglia girasole e mi aveva talmente colpito che ho deciso di prenderlo in un'altra tonalità e ho scelto la tonalità del salmone che comunque ha dei toni di rosa che si accostano molto bene con la tinta unita che ho scelto per l'abbinamento. E anche questa è una matassina da 50 grammi, un metraggio più lungo, 205 metri. Poi vi lascio il link di riferimento dove potete acquistare questi filati. Io li ho trovati appunto da Merceria Mary e tranquillamente li potete ordinare in questo periodaccio, diciamo che le consegne comunque partono tranquillamente e vi arrivano i gomitoli a destinazione senza problemi, perché molto spesso ultimamente mi chiedete appunto per via delle spedizioni, quindi non abbiate timore che i filati arrivano. Allora io per tutta la mia maglia ne ho utilizzati 270 grammi. La maglia, questa che vi presento in questo video tutorial, ha una vestibilità molto comoda. L'ho lavorata per una taglia 44-46 tranquillamente, quindi se avete questa taglia potete rispecchiare tranquillamente, potete rispecchiarvi appunto seguendo questo video tutorial. Vediamo un attimino che cosa serve per la realizzazione. Quindi 3 gomitoli del cotone rosa, questo Malusa Playa, 3 gomitoli di Samba, un uncinetto del 3,5, come al solito dei segnapunti per segnare i punti dei nostri raglan o dei pezzettini di filo, una forbice, un ago da lana per nascondere le codine ed 1 metro. Ora vediamo come si sviluppa il nostro progetto. Il nostro lavoro è un top down che si parte a lavorare dalla base. Quindi si parte a lavorare da qui, da questo cordoncino iniziale. Ho utilizzato per la lavorazione, come per la maglia Camelia, un bordino ai cord, quindi non la semplice catenella, ma un bordino che resterà rigido e tirandolo, quindi anche nell'indosso, non avrà cedimenti e resterà bello fisso. Si parte montando questo cordino, dopo io vi darò appunto le indicazioni per le taglie, quindi lavorerò in questo senso la mia maglia. Ve la giro così capite meglio, dal collo. Io ho lavorato un motivo a fantasia, un punto di cui ho trovato lo schema e che poi vi farò vedere, però io poi questo schema a modo mio l'ho variato per aumentare i motivi dei rombi, altrimenti se avessi utilizzato a ripetizione il motivo dello schema il lavoro non si sarebbe sviluppato e allargato nello sprone, quindi io poi ho deciso di allargarlo a modo mio. Una volta lavorato il mio bordo traforato ho cambiato la lavorazione con il filato utilizzando il filato sfumato e ho lavorato per un bel pezzettino normalmente in tondo senza applicare aumenti, vedete per circa
un 10-11 cm. Dopodiché ho inserito con dei marcapunti, ho fatto le mie divisioni, ho inserito con dei marker e ho fatto appunto un pezzettino di raglan. Ho continuato la lavorazione inserendo un piccolo raglan per dare diciamo più mobilità al braccio e un comodo appunto indosso. Nel tutorial, quando mi seguirete, mi sentirete parlare di una taglia SM. Io vi dico la verità, pensavo di utilizzare questo progetto per una taglia più piccola, invece in realtà poi mi sono resa conto che è venuto molto più ampio, quindi non fateci caso quando parlo della taglia SM. Il progetto che ho sviluppato veste tranquillamente una 46-48, quindi mi è venuto parecchio abbondante. Perciò per una 46-48 potete 44-46 scusate, potete tranquillamente sviluppare il progetto sulle indicazioni che vi darò. Una volta appunto inseriti i miei raglan, sono andata poi a mettere in sospensione le maniche che ho lavorato in un secondo momento, sono scesa con la lavorazione circolarmente del corpo, della maglia, e poi ho fatto un cambio di colore e ho fatto un tipo di lavorazione che mi ha creato questa costina che mi piace molto, che dà lo stacco al cambio di colore. Poi vedremo assieme come farla. Poi sono passata alla lavorazione con il filato in tinta unita rosa antico, di cui poi ho ripreso le maniche lavorate in tondo, e ho inserito appunto 2 fasce laterali, ho inserito 2 intarsi riprendendo lo stesso motivo che mi piaceva moltissimo, e inserendo degli aumenti qui ai lati per dare appunto una linea svasata alla maglia. Potete appunto decidere di fare gli aumenti ai lati per svasare, oppure decidere anche di lavorare dritto come volete. Se avete una corporatura robusta, il discorso del raglan qui vi darà respiro, e quindi la maglia si allargherà ulteriormente. E questi diciamo intarsi mi sono piaciuti molto, anche perché sfilano via, cioè se noi appunto utilizziamo l'intarsio e mettiamo anche questo raglan e facciamo degli aumenti, la linea diciamo scivolerà molto bene addosso anche a chi ha taglie morbide, e quindi sfilerà molto la figura. Per una taglia 44-46, che è quella che ho utilizzato per la mia maglia, io ho montato 166 catenelle di base. Il motivo ha un punto fantasia che è multiplo di 6, quindi la taglia che ho fatto per questa maglia è una 44-46, quindi diciamo una L, ho avviato 166 catenelle. Il motivo è multiplo di 6, significa che diviso 6 io di partenza ho ottenuto 27 occhielli, che sono questi primi iniziali. Per le altre taglie, utilizzando naturalmente, io vi parlo, questo filato, montate 148 catenelle del cordino per una taglia 40-42, 154 per una taglia 42-44, 166 che è la taglia che ho fatto io per una 44-46, 172 per una taglia 48. Quindi vedete che basta aggiungere o togliere 6 per appunto diminuire o aumentare la taglia. Quindi se volete taglie ancora più grandi, aggiungete 6 catenelle in più. Mi raccomando di montare sempre la vostra circonferenza, le vostre catenelle, e di fare una prova indossando appunto chiudendo il vostro bordino in tondo, e di provare la circonferenza intorno al vostro décolleté per rendervi conto della scollatura, se vi piace come la state facendo. Potete anche farla meno scollata della mia e poi andare ad aumentare o ad inserire prima la linea del raglan per allargare la vostra maglia. Quello che io voglio farvi capire è che noi questo tipo di maglia a sprone rotondo veramente possiamo adattarlo in tantissimi modi e con tantissime strategie strada facendo. Quindi se lo voglio meno scollato posso montare un numero di maglie inferiore e poi decidere di svilupparlo per allargarlo più avanti. Quindi iniziamo con la lavorazione del nostro progetto. Inizio questo lavoro montando un bordino ai cord. Se volete potete montare la solita catenella, ma io preferisco
montare questo tipo di bordino come abbiamo visto per la maglia camelia, perché rispetto alla catenella è molto meno elastico e ho comunque un bordino, vedete, molto arrotondato e molto ben definito, che darà una bellissima rifinitura di contorno al collo della mia maglia e eviterà che la mia maglia ceda troppo rispetto magari a una catenella che si può allentare troppo. Invece questo bordino, vedete, resta bello rigido, quindi io decido di iniziare la mia maglia con il bordino. Ripassiamo un pochino come si fa. Quindi ho il filato, quello del gomitolo, qui davanti a me, vedete, e lo tengo qui dietro, mentre qui davanti a me ho lasciato una codina di filo abbastanza lunga. Quindi prendo il filo della codina, lo metto sull'uncinetto, prendo il filato invece del gomitolo e passo e realizzo le mie maglie. Mi raccomando, date una tensione di lavoro uniforme per tutte le maglie, in modo che la catenella, il cordino di avvio risulti bello regolare. Quindi prendo la catenella che ho verso di me, la passo in questo modo, prendo il cordino che è dietro, quello del gomitolo, e realizzo questo cordino qui. Per i top down mi piace moltissimo iniziare con questa lavorazione, perché la rifinitura del collo è veramente molto bella, molto più sostenuta rispetto a quella che mi dà una catenella normale. La codina che ho lasciato davanti a me, quindi non quella del gomitolo, l'ho lasciata lunga circa 2 metri abbondanti, perché appunto ne va via parecchia per la realizzazione del cordino. Una volta terminata tutta, io ho montato 156 maglie. Vi ricordo che il motivo è multiplo di 6, devo andare ad allineare con molta attenzione la catenella e devo andare a chiuderla in tondo realizzando una maglia bassissima. Mi raccomando di guardare molto bene il senso della catenella, di questo cordoncino, perché rispetto alla catenella se si attorciglia è un disastro, quindi si sbaglia tutto il lavoro. Perciò deve essere proprio ben allineata tutta prima di chiuderla in cerchio con la maglia bassissima. Ricontrollo bene prima di chiudere che la mia catenella sia allineata e con una maglia bassissima chiudo il mio lavoro. Mi alzo con una catenella, rientro nella prima maglia e faccio una maglia bassa. Con questo cordino il lavoro all'inizio del primo giro è normale, sarà un po' più rigido, però vedrete che appunto avrete una lavorazione più sostenuta nella parte alta del collo. Per i top down è molto comodo questo tipo di avvio. Facciamo un'altra maglia bassa nella successiva, quindi un totale di 2 maglie basse consecutive. Facciamo 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7. Ora saltiamo 3 catenelle di base, quindi 1 2 3, e nella quarta facciamo una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa e nella successiva ancora un'altra maglia bassa. Abbiamo lavorato quindi 3 maglie basse consecutive. Ora rifaccio altre 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7. Salto 3 maglie di base, quindi 1 2 3, e nella quarta faccio una maglia bassa, nella successiva faccio un'altra maglia bassa e nella successiva un'altra maglia bassa. Quindi procedo tutta la mia lavorazione, tutta la circonferenza con questo procedimento. Alterno le 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7, salto 1 2 3 catenelle e nella quarta faccio una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa e nella successiva ancora un'altra maglia bassa.
Procedete così per tutto il vostro giro. Vedete, sono arrivata quasi alla fine di tutta la circonferenza e questo è il risultato. Fatte le mie ultime 7 catenelle, chiudo facendo una maglia bassissima. Vedete che qui ne ho 2, ne faccio una prima, quindi nell'ultima catenella disponibile che ho. Faccio la maglia bassissima, faccio la maglia bassa, scusate, e chiudo con una maglia bassissima agganciandomi all'altra catenella. Vedete, questa qui è la mia circonferenza e io ho ottenuto, avendo montato 162 maglie di base, ho ottenuto nel mio caso 27 occhielli, perché il lavoro è multiplo di 6. Quindi questo è il risultato. Ora mi alzo con 5 catenelle e faccio 1, 2, 3, 4, 5. 5 solo ora perché sono all'inizio del giro e mi trovo nella maglia centrale delle 3 maglie basse. Da adesso in poi di catenelle ne faremo sempre 4, come vedrete. Quindi faccio 1, 2, 3, nella quarta catenella delle 7 che avevo fatto nel giro precedente, che poi mi corrisponde con quella centrale, vado a fare una maglia bassa. Faccio 1, 2, 3 e 4 e vado a fare una maglia bassa qui al centro delle 3 maglie basse in quella centrale. Questo giro è molto semplice, procedo per tutto il giro facendo 4 catenelle, 2, 3 e 4 e una maglia bassa nel centro appunto del mio archetto, quindi nella 1, 2, 3 e nella quarta, quindi al centro, e poi 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 alla base, quindi al centro delle 3. Procedo per tutto il mio giro alternando quindi 4 catenelle, una volta la vado a fare in cima all'archetto, 4 catenelle, una volta faccio la maglia bassa qui al centro delle 3 maglie basse in quella centrale, 4 catenelle, faccio la maglia bassa in cima all'archetto nella quarta catenella delle 7 di quelle di base dell'archetto, nella centrale che è la quarta, la maglia bassa, 4 catenelle, una maglia bassa nella centrale. Procedo così per tutto questo giro. Alla fine del giro chiudo con una maglia bassissima, agganciandomi alla prima maglia effettuata. Ora con delle maglie bassissime avanzo e cammino fino a che arrivo alla catenella prima della maglia di base centrale. Una volta arrivata alla catenella prima della maglia di base, che è questa, faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Nella seconda, quella dell'archetto centrale, faccio una maglia bassa e nella catenella successiva dell'archetto faccio un'altra maglia bassa. Ora procedo per tutto il mio giro in questo modo: 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mi posiziono, vedete, salto l'archetto e mi posiziono nella sommità dell'archetto successivo facendo 3 maglie basse. Una la vado a fare nella catenella prima della maglia bassa centrale, una sopra la maglia bassa e una nella successiva. Quindi punto l'uncinetto nella catenella prima di questa maglia bassa e faccio una maglia bassa sopra la maglia bassa centrale e una maglia bassa nella catenella successiva. In questo modo, vedete? Ora riparto con le mie 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e faccio la stessa cosa, completo con le mie 3 maglie basse, quindi questa catenella libera, l'ultima prima della maglia bassa, una catenella una maglia bassa sopra la maglia bassa sottostante, in questo modo,
e una catenella nella catenella libera successiva, una maglia bassa nella catenella successiva. Procedo così tutto il mio giro. Con le 7 catenelle e le 3 maglie basse. Vedete, il mio sprone inizia a prendere forma e si presenta così alla fine di questo giro. Completo il mio giro, ho fatto le ultime 7 catenelle del giro e mi aggancio con una maglia bassissima alla prima maglia bassa del gruppo di 3 e mi sposto con una maglia bassissima nella maglia bassa centrale, quindi in questa al centro. Rientro e faccio una maglia bassa. Mi alzo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Al centro delle 7 catenelle, quindi nella quarta catenella, 1, 2, 3 e 4, faccio una maglia bassa. Faccio altre 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Entro qui nella centrale delle 3 maglie basse e faccio una maglia bassa e procedo per tutto il giro in questo modo: 1, 2, 3, 4 catenelle, faccio una maglia bassa al centro dell'archetto, 4 catenelle, una maglia bassa nella maglia bassa centrale delle 3 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4, qui faccio una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, al centro delle 3 maglie basse faccio la mia maglia bassa. Quindi procedo con tutto il mio giro così, praticamente riprendo quello che era il secondo giro degli archetti che abbiamo visto prima. Alla fine del mio giro chiudo con una maglia bassissima, come al solito, e con delle maglie bassissime mi sposto e arrivo fino alla catenella che si trova prima della maglia bassa. Quindi piano piano con l'uncinetto mi sposto con delle maglie bassissime in questo modo. Così. E arrivo alla catenella prima della maglia bassa questa e faccio una maglia bassissima, dopodiché rientro e faccio una maglia bassa. Faccio una maglia bassa sopra alla maglia bassa sottostante e una maglia bassa nella catenella successiva per un totale di 3 maglie basse. Adesso, se dovessi seguire, rifare il giro come ho fatto nei precedenti, dovrei rifare 7 catenelle. Invece adesso, siccome io devo allargare il mio sprone, vado a fare degli aumenti montando più catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi laddove prima facevo le mie 7 catenelle ne vado a fare 9 e vado ad allargare il mio arco. Vado nella sommità dell'arco successivo, qui vedete la maglia bassa, e io devo fare 3 maglie basse consecutive, quindi una in questa catenella, una sopra la maglia bassa e una sopra la catenella successiva, come abbiamo visto anche prima. Quindi una maglia bassa, una maglia bassa e una maglia bassa. Vado soltanto a fare più catenelle rispetto a prima, quindi ne vado a fare 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vado nell'archetto successivo e faccio le mie 3 maglie basse, quindi una nella catenella, una nella maglia bassa centrale e una nella catenella successiva, e riparto con le mie 9 catenelle e poi le 3 maglie basse per tutto il giro. Come vedete, andando a fare le 9 catenelle, adesso lo sprone si allarga. Fatte le mie ultime 9 catenelle, mi aggancio con una maglia bassissima alla prima maglia iniziale. Con una maglia bassissima vado
nella seconda delle 3 maglie basse sottostanti. Quindi mi alzo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e nella quinta catenella 1, 2, 3, 4 nella quinta catenella dell'archetto, quindi quella centrale, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, scusate, riparto. 1, 2, 3, 4 e 5 nelle 3 maglie di base, nella centrale, quindi nella seconda, faccio una maglia bassa e procedo per tutto il mio giro facendo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, una la vado a chiudere nella quinta, quindi nella centrale, 1, 2, 3, 4, 5, altre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, una la vado a chiudere nella seconda delle 3 maglie basse sottostanti. Quindi completo tutto il mio giro in questo modo. Fate le mie ultime 5 catenelle, concludo il mio giro chiudendo come al solito con una maglia bassissima. Ora mi sposto fino al centro dell'archetto, nella parte superiore del mio archetto, e avanzo fino a lì effettuando delle maglie bassissime. Ora mi preparo a concludere l'ultimo giro del mio sprone del punto traforato. Faccio 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vado e mi posiziono dove c'è l'altro archetto, nella sommità dell'altro archetto dove ho la maglia bassa, e faccio una maglia bassa. Procedo così per tutto il giro, faccio le mie 9 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vado sopra l'altro archetto dove ho la maglia bassa e faccio una maglia bassa. Per le taglie più grandi, in questo giro abbiamo la possibilità eventualmente di allargare il nostro sprone, perché poi nel giro successivo vedremo che andremo a montare le maglie delle maglie basse per andare a uniformare il nostro sprone e per lavorarlo in modo più coperto, quindi abbandoneremo la lavorazione con questa traforatura a pizzo. E quindi noi adesso io vi consiglio di provare a fare un giro così con le 9 catenelle. Per le taglie più grandi, quindi parliamo di L, di XL, in questo giro, montando più catenelle, quindi facendo magari anche 10-11 catenelle, abbiamo la possibilità di dare maggiore respiro e di allargare maggiormente il nostro sprone, quindi possiamo valutare anche provandolo eventualmente sulle nostre spalle, quindi infilandolo così sopra dalla testa, possiamo valutare un attimo, e anche magari confrontandolo finito questo giro su una maglia che già possediamo, possiamo controllare quanto abbiamo allargato il nostro sprone e valutare un po' in base alla nostra taglia, soprattutto anche per chi ha un seno abbondante. Qui ci si può giocare appunto con le catenelle per ampliare maggiormente il nostro sprone. Alla fine del mio giro chiudo sempre con una maglia bassissima. Vi faccio vedere lo sprone. Il risultato finale dello sprone è questo. Con l'ultimo giro abbiamo arrotondato il nostro sprone, abbiamo creato una base di partenza adesso per continuare, e questo è l'effetto. Quindi siamo partite a fare degli archi un po' più piccoli e mano a mano li abbiamo allargati per dare ampiezza. Quando io preparo questi progetti, faccio questi lavori a sprone tondo, vi assicuro che lo provo moltissime volte addosso per valutarne un po' la vestibilità, e quello che vorrei che voi faceste è di provarlo per cercare di realizzarlo su misura in base appunto alla vostra taglia, alla vostra corporatura. Io ora l'ho provato, quindi l'ho messo intorno al collo
e vi dico che questa parte qui di pizzo mi ricopre la parte finale della spalla, quindi lo sprone è abbastanza scollato e la fine di questo sprone mi va proprio a ricoprire la spalla, quindi me la va ad avvolgere. È molto scollato, cioè uno sprone abbastanza ampio, però diciamo è abbastanza stondato, quindi la scollatura non scende sul décolleté ma scende così un po' a barca, diciamo, e indossandolo questa parte qui proprio si appoggia ricoprendo ed avvolgendo in modo morbido la mia spalla. Voi avete due possibilità, in base anche a se siete magre potete fare uno sprone più piccolino, e poi andando avanti potete eventualmente ampliare nella parte che adesso andremo a lavorare assieme, potrete eventualmente sviluppare degli aumenti ed aumentarlo, oppure come ho fatto io lo fate abbastanza morbido, si può partire così già per una taglia SM, anche L eventualmente, perché poi se lo volete appunto, se avete una L lo volete un po' più accollato, perché poi eventualmente andremo ad allargarlo nella seconda parte della lavorazione, quindi veramente ci sono più chance per poterlo realizzare. Chiuso il mio giro in tondo con una maglia bassissima, mi alzo con una catenella, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia bassa. Adesso entro nell'archetto e procedo così, facendo dei giri di maglie basse intorno allo sprone. Adesso faccio un paio di prove, poi vi dico quante ne ho fatte come base di partenza. Io farò 8 maglie basse all'interno dell'archetto. Finite le maglie basse all'interno dell'archetto, faccio la maglia bassa sopra la maglia bassa. Vediamo assieme, quindi questo è il mio archetto, farò 8 maglie basse all'interno, nell'arco, intorno all'arco, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una maglia bassa sopra la maglia bassa. Qui possiamo approfittare per le taglie più grandi e quindi per andare a mettere degli aumenti, cioè per andare ad allargare, più che aumenti, andare ad allargare il nostro sprone, potremmo pensare di fare 9 o 10 catenelle intorno all'archetto per sviluppare maggiormente il nostro sprone. Concludo il mio giro, ho terminato con le ultime 8 catenelle all'interno dell'archetto e mi andrò ad agganciare con una maglia bassissima la prima maglia effettuata, però andrò a tagliare la codina del filo rosa, vado ad inserire il filato, quello sfumato, perché continuerò la lavorazione con questo filato, e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Ecco, vedete, io ho già lavorato qualche giro con il filato sfumato, guardate che belli i colori, sono veramente bellissimi queste gradazioni. Allora adesso per un bel pezzetto possiamo continuare a lavorare semplicemente facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, perché lo sprone è veramente molto ampio e molto abbondante. Ad inizio e a fine giro ci alziamo sempre con le solite 3 catenelle e poi lavoriamo una maglia alta sopra ogni maglia alta, ogni maglia sottostante di base, semplicemente, così come abbiamo visto anche per molti altri progetti. Per la chiusura invece del giro si può effettuare la chiusura o semplicemente facendo una maglia bassissima, qui siamo alla fine del giro, o possiamo fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e chiudere. Io ho adotto quest'altro sistema che vi avevo già fatto vedere anche per la maglia camelia, perché viene più regolare la chiusura. Quindi vedete nella maglia, all'interno della maglia, punto l'uncinetto dietro nella costina della maglia e porto fuori il filo con una maglia bassissima. Poi rientro e prendo tutto il punto. In questo modo porto fuori il filo, faccio una maglia bassa
e mi alzo con 2 catenelle. In questo modo la chiusura diventa più regolare e quindi le maglie restano più distaccate fra loro, non diciamo che poi nella lavorazione il punto di stacco lo vediamo molto meno, così vedete diventa molto più uniforme. Vedete, questo è l'effetto dopo qualche giro di lavoro, è molto molto bello. Per le taglie invece SM faccio 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 e poi chiudo nell'archetto, nella testa dell'archetto successivo con una maglia bassissima. Io qui i miei archetti con le catenelle li ho già eseguiti e quindi faccio la mia maglia bassissima e chiudo anche il giro. Mi alzo con una catenella e faccio una maglia bassa. Taglia SM all'interno dell'archetto. Io andrò a fare 7 catenelle, quindi 7 maglie basse, 1 2 3 4 5 6 e 7. Dove trovo la maglia bassa faccio la maglia bassa, quindi proseguo per tutto il giro facendo 7 maglie basse all'interno dell'arco e una maglia bassa dove trovo la maglia bassa. Quindi come vedete si procede in modo diverso a seconda delle taglie, gestendo poi sia le catenelle dell'archetto dell'ultimo giro del punto traforato e sia con le maglie di questo giro. Io ho lavorato appunto a maglia alta con il filato sfumato per 8 cm e mezzo il mio sprone, con il filato, ovviamente parlo di 8 cm e mezzo di lavorazione con il filato sfumato, quindi dall'inizio del bordo. E quindi ho lavorato per 1 2 3 4 5 6 7 8 9 giri. Lo sprone è parecchio abbondante. Ho agito in modo diverso rispetto alla maglia camelia. Ci sono moltissimi modi per dividere e per operare con le maglie a sprone rotondo. Poiché questa lavorazione e per come appunto ho iniziato a procedere con questo bordo e poi con il montare appunto delle maglie negli ultimi occhielli, lo sprone era abbastanza ampio, più ampio rispetto a quello che abbiamo visto per la maglia camelia. Quindi indossandolo ho visto che non era necessario subito posizionare i marker per fare dei raglan, perché era già parecchio ampio. Quindi voi avete più soluzioni, diciamo, per procedere anche a seconda delle vostre taglie. Allora, o potete distribuire anche degli aumenti in modo regolare strada facendo. Se vedete che provandolo, come nel mio caso appunto per una taglia SM va bene così, fate come me. Lavorate quindi questi 8 cm e mezzo con il filato sfumato. Io mi sono comportata in questo modo e vi faccio vedere lo schema. Alla fine di questo giro mi ritrovo con 218 maglie, però io vi do appunto anche la misura della circonferenza. Ho 162 cm. Io un seno abbastanza abbondante, una terza abbondante, quindi poi dovrete anche voi fare le vostre valutazioni in base alla vostra circonferenza del busto e alla vostra taglia. Queste 218 catenelle, che corrispondono a 162 cm di circonferenza, le ho distribuite così: 70 e 70 maglie per la parte davanti e dietro, che mi corrispondono a 42 cm, e 39 cm per le spalle, che corrispondono a 21 cm. Io adesso appunto ho messo i marker. Diciamo che il posizionamento dei marker, se voi vi provate lo sprone, cosa che dovrete fare, si allinea con lo stacco tra il braccio e il busto, quindi diciamo in prossimità dell'ascella. Io ho messo i marker perché farò dei altri pochi giri dove andrò a fare degli aumenti.
Volendo si può anche provare a proseguire così, distribuendo degli aumenti sparsi ad allargare lo sprone e poi andando a montare una catenella. Se appunto vediamo che lo sprone non è sufficientemente largo, possiamo montare prima di andare a chiudere le nostre maniche, una catenella lunga dove andremo a dare ad ampiezza sia alla manica sia al busto, e continueremo a lavorare poi in tondo. Io preferisco mettere i marker e sviluppare dei piccoli raglan, vi spiego perché. Lo sprone è abbastanza arrotondato e quindi per cercare di ricomporlo un po' e per dargli di riallinearlo un attimino, di farlo diventare più dritto, perché non mi piace che venga troppo stondato, farò qualche giro inserendo questi marker e lavorando, come abbiamo visto per la maglia camelia, su ogni segnapunto 3 aumenti, semplicemente così, e quindi andrò a fare qualche giro dove andrò un pochino ad allargare la mia maglia. Provatelo sempre lo sprone e fatevi eventualmente aiutare da qualcuno. Quando l'avete indosso provate a pizzicare in prossimità appunto dello stacco del braccio dove avete l'ascella, proprio a posizionare o dei pezzettini di filo, vi fate aiutare, o dei marker, in modo da rendervi conto della vestibilità della maglia. L'importante è che poi quando fate le suddivisioni, a parte che ormai siamo in prossimità dell'attaccatura, quindi eventualmente potete fare, e se non va bene disfare anche un pezzettino, non succede niente, insomma sono pochi giri. Mi raccomando però di distribuire sempre in maniera uniforme i punti per le maniche, vedete, e per il davanti e dietro. Al massimo, se avete un numero di maglie dispari, potete lasciarne una in più sul davanti, non succede niente, poiché sul davanti c'è il seno, va benissimo anche la maglia in più. Voi mi direte, ma se io non ho 218 catenelle come te, ne ho di meno o ne ho di più, come faccio a fare i miei calcoli? Con una formula più o meno approssimativa. Quindi io prendo il numero di catenelle totali che ho e li divido per 4. Nel mio caso sono 54,5, poi vediamo come sistemare anche i numeri a metà. Però se io suddividessi i marker distanziandone 54,5 l'uno dall'altro, otterrei uno sprone rotondo, mentre nel mio caso appunto avvengo che siccome poi sono anche con la lavorazione in prossimità dell'attaccatura delle braccia, perché mi avvicino molto, che cosa faccio? A questi 54,5 tolgo 10 e aggiungo 10 e ottengo due numeri molto indicativi, a cui io vado a posizionare comunque nel mio sprone i marker. Poi me lo provo nell'indosso e verifico. Nel mio caso, vedete, se io provavo il mio sprone con il 44,5, con il 44 diciamo, poi si aggiustano questi numerini interi, mi sarei posizionata qui. Quindi ho spostato leggermente il mio marker, ho tolto, vedete, un po' di punti e quindi sono arrivata a 39, li ho spostati proprio indossandolo, l'ho fatto questo lavoro. Quindi la valutazione lo dovete fare soltanto provandolo, anche perché ognuno di noi ha una taglia di seno, come vi dicevo prima, diversa. Io ho spostato leggermente i miei marcapunti nelle parti davanti, mi sono fatta ad aiutare, ho pinzato anche la parte dietro approssimativamente e ho aggiustato il mio sprone in questo modo. Quindi le misure che ho ottenuto le ho prese un po' con le pinze per verificare, per fare un attimo una valutazione. Dopodiché, appunto, siccome io ho un seno abbastanza abbondante, ho spostato lateralmente i miei marker e ho un attimino aggiustato, ottenendo quindi la suddivisione di 70 maglie davanti e dietro e 39 per le braccia. Naturalmente anche qui uno può aggiungere qualche punto in più sulla parte davanti e togliere qualcuno sulla parte dietro se ha un seno abbondante. Quindi come vedete le strade sono diverse per imbastire uno sprone. Io ho posizionato 3 marker dello stesso colore e il marker dell'inizio giro di un colore diverso per ricordarmi appunto che è quello dell'inizio del giro, e ho fatto corrispondere il marker con il giro di chiusura. Infatti, come vedete, adesso io lo devo girare perché la maglia è rovescia.
in questo modo. Io adesso concludo il mio giro, vedete, per intenderci, concludo il mio giro. Mi aggancio con una maglia bassissima e faccio corrispondere un raglan, metto il marker qui, faccio corrispondere un raglan con la linea della chiusura di inizio giro. Quindi opero così, nello stesso modo in cui abbiamo visto per la maglia camelia. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3 e all'interno dello stesso spazio faccio altre 2 maglie alte. Quindi avrò 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Procedo la lavorazione a maglie alte fin tanto che non incontro gli altri raglan. Ogni volta che incontro l'altro marker che mi segna il raglan, ogni volta che incontro il marcapunti farò nella mia maglia 3 maglie alte all'interno della stessa maglia sottostante. Ogni volta che arrivo al marker, quindi quando incontro il marker, come in questo caso, lo posso togliere. Faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso punto e 3. Riposiziono il mio marker nella maglia centrale delle 3 perché poi nei giri successivi, nel giro successivo, dove c'è questa maglia, farò 3 maglie alte all'interno dello stesso punto. Procedo così per tutta la mia circonferenza. Finito il vostro giro, completate con l'ultima maglia. Questo è il marker dell'inizio del giro. E io l'ho messo nella maglia centrale delle 3. Chiudiamo con una maglia bassissima, ci posizioniamo con una maglia bassissima nella maglia centrale e vedete questa è la maglia centrale delle 3 dove prima abbiamo fatto l'aumento, ci alziamo con 3 catenelle e facciamo 2 maglie all'interno dello stesso spazio di base. Questo è il giro del mio inizio, quindi mi riposiziono il marker e riparto con il mio giro seguendo appunto le indicazioni che vi ho dato, facendo gli aumenti dove trovate i marker. Io ho lavorato con gli aumenti nei raglan semplicemente per pochi giri, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete, gli aumenti li avevo iniziati da qua e ho lavorato 5 giri. Guardate lo sprone, vedete come viene bello? Non viene arrotondato troppo e imbarcato. Se io avessi continuato a lavorare avrei avuto uno sprone molto arrotondato e non mi piaceva la linea che veniva. Mentre così io ho dato respiro proprio nel punto dove le mie braccia poi si andranno ad aprire per dare mobilità e quindi mi piace molto di più come abbiamo fatto un po' per la maglia camelia. Vedete? In questo modo io ho fatto sì che mettendo i miei marcapunti l'apertura la circonferenza del mio braccio sia leggermente morbida perché io voglio una manica asciutta in questo caso. Alla fine che cosa ho fatto? Vedete, questi sono i miei marker. Per poter provare il mio sprone nei 2 marker che avevo o nei 2 pezzettini di filo che avrete, mi sono andata ad unire il punto e l'ho indossato proprio così per vedere appunto se da adesso in poi posso unire in tondo e quindi mettere in sospensione le maniche. Nel mio caso va bene. Voi potete valutare, potete continuare per qualche altro giro se
ne avete bisogno perché avete una circonferenza più ampia. Io adesso andrò a chiudere le mie maniche senza fare, le andrò proprio a chiudere semplicemente nella lavorazione in tondo, però anche qui potete eventualmente, quando siete arrivati al marker, montare 1, 2, 3 catenelle, quante sono necessarie eventualmente per aumentare la circonferenza, e aggiustare ulteriormente lo sprone. Quindi vedete quante strade ci sono per andare poi a gestire in base alla propria taglia questi sproni rotondi. Ora sto per chiudere il mio giro, vedete che ho il marker di inizio che tolgo, chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia, mi sposto nella catenella centrale delle 3, quella dove avevo fatto gli aumenti, e mi alzo con 3 catenelle. Ora proseguo la lavorazione, andrò a unire alla fine qui in questo giro la manica, perché se la vado a unire subito praticamente vado a girare il verso delle maglie alte e quindi cambierò un po' la texture della lavorazione, quindi proseguo a lavorare dritto nel davanti le mie maglie in modo che la mia lavorazione a maglie alte diventi uniforme, resti appunto uniforme, giro, dia continuità ai giri che ho fatto finora. Quindi ci vediamo al marker. Ho tolto il marker, mi sto avvicinando, il marker ce l'avevo qui nella maglia centrale delle 3, e proprio nella maglia centrale, che è questa, andrò a fare l'ultima maglia alta. Dopodiché mi prendo l'altra parte, ho tolto il marker, vedete questa è la mia manica, ho fatto la maglia alta, filo sull'uncinetto e vado nella maglia centrale delle 3 e faccio la mia maglia alta e proseguo la lavorazione circolarmente, facendo la stessa cosa per unire dall'altra parte le mie maniche. Vedete, sono arrivata nell'altro punto dove avevo le 3 maglie alte lavorate nello stesso punto. Ho fatto sopra la centrale la mia maglia alta, sono arrivata adesso, questa è la mia manica, sono arrivata al giro d'inizio, tolgo il marker, quindi il giro d'inizio mi ero già alzata con le 3 catenelle, avevo fatto la mia maglia alta, quindi unisco con una maglia bassissima, mi rialzo con 3 catenelle e riparto adesso a fare la mia lavorazione in tondo. Quindi lavorerò sempre a maglie alte e chiuderò, come abbiamo visto ora, con una maglia bassissima e continuo la lavorazione del corpo centrale della mia maglia. Dal punto in cui io ho unito in tondo il mio lavoro, ho lavorato per 9 giri, quindi vi dico subito per 10 centimetri. Ora andiamo a vedere come proseguire la lavorazione. Sono arrivata a chiudere l'ultimo giro di lavorazione con il filato sfumato, dovrei chiudere con una maglia bassissima, invece prendo il gomitolo del rosa antico in tinta unita e chiudo quest'ultimo giro agganciandomi con il filato nuovo. Mi alzo come al solito con 3 catenelle e vado a fare tutto intorno delle maglie alte lavorate in costa, prendendole così in costa dietro per creare una linea di stacco e creare, diciamo, questa bordura in modo da avere un distacco netto, una linea tra la parte dello sfumato e la parte del rosa antico in tinta unita. Quindi vado a lavorare tutte le maglie alte che trovo successivamente, così,
incosta dietro, quindi la maglia non la lavoro solitamente, ma la lavoro incosta dietro. Ora andremo ad inserire, vedete nella parte, in questa parte della maglia lavorata in tinta unita, e guardate la linea che si è venuta a creare com'è carina, è in rilievo, e quindi mi va proprio a distaccare le due parti di lavorazione. Io adesso, vedete, questa è la maglia, andrò a lavorare la maglia con giri circolari, e per i due laterali andrò ad inserire degli inserti che riprenderanno la parte del collo, del motivo al collo appunto fantasia. Quindi lateralmente inserirò nei due fianchi questi due motivi, vedete, che sono molto molto belli. Adesso la lavorazione includerà anche degli aumenti, e qui ve la giocherete un po' voi in base anche alla vostra taglia e a quanto vorrete svasata la vostra maglia. Significa che nella terza maglia di ogni giro prima del punto fantasia io sono andata a lavorare due maglie alte all'interno dello stesso punto, in modo da creare una linea diagonale che va ad allargare la mia maglia. Siccome io non la volevo troppo larga, ho lavorato, diciamo, questa linea, una linea raglan per alcuni giri, non ho continuato a lavorarla per tutta la lunghezza, diciamo, e questa sarà una decisione che prenderete voi, magari provandola ed indossandola deciderete quanto allargarla e se allargarla. Poi vedete lo stesso motivo traforato, io l'ho inserito anche lavorando circolarmente nelle maniche, quindi ho ripreso lo stesso motivo del collo, solo che nel collo l'ho allargato. Qui invece nelle maniche ho sempre fatto lo stesso punto di stacco lavorando le maglie in costa, e poi inserendo questo splendido motivo lavorato in tondo. Faccio vedere ora come ho lavorato in tondo la maglia nella parte appunto rosa antico. In questo, diciamo, primo giro di maglie alte color rosa antico avevo 150 maglie. Quindi vi faccio vedere come ho fatto per inserire i miei motivi traforati. Io ne ho inseriti 6, quindi 1, 2, 3 e 4. Sappiamo che il motivo del punto fantasia è multiplo di 6. E vi faccio vedere anche bene il punto. Allora, guardate, lo schema appunto del punto è questo qui. 6 per 4, quindi sono 24 motivi più una catenella, perché nei bordi, come potete vedere, anziché le 3 maglie, se io lo lavoro circolarmente, io qui ho 3 maglie basse di base che mi separano un motivo dall'altro. Qui invece all'inizio e alla fine ne ho soltanto 2, perché appunto chiudo il rombo in questo modo. Quindi ho contato per i miei 4 motivi 25 maglie che ho inserito nei miei fianchi. Perciò come ho fatto? Innanzitutto ho diviso 150 diviso 2, che è 75 maglie per la parte davanti e 75 per la maglia dietro, e mi sono messa 2 marker, e questo per delimitarmi appunto il centro della maglia. Dopodiché ho fatto 150 maglie meno 25 e meno 25, che sono i due motivi di punti traforati, diciamo sì, le maglie che mi occuperanno la parte dei fianchi, e tolti appunto le 25 maglie dalle 150 me ne restano 100, che sono praticamente la parte che divisa per 2 andrà a darmi il numero delle maglie per il davanti e per il dietro, quindi 50 maglie per la parte davanti della maglia, che è questa, 50 maglie per la parte dietro, 25 e 25 per i punti traforati. In totale ho le 150 maglie, quindi dovete dal totale delle maglie che avete ottenere il numero di maglie che andrete ad inserire per i motivi a fantasia e dividere per 2 quello che resta, otterrete la parte davanti e la parte dietro. Io ho lavorato in tondo, tutto a maglie alte, e inserendo appunto il punto fantasia che vi ho fatto vedere. In prossimità delle catenelle, diciamo vicino al bordo, nella terza
ho fatto 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio per creare quindi 2 maglie per creare una riga di raglan, vedete, che mi dia appunto la sfasatura della maglia, perché se la lavoro senza fare gli aumenti, posso anche farlo, praticamente l'inserto mi verrà lavorato dritto, mentre lavorato in questo modo verrà appunto allargata la mia maglia ai lati e mi darà appunto una linea più ampia. Non vi faccio appunto rivedere la lavorazione del punto perché l'abbiamo vista sia all'inizio della maglia e anche per le maniche, quindi credo che l'abbiate già appresa. Ho lavorato intanto per questo bordo per 12-13 cm. Adesso la indosserò, vedrò appunto se la lunghezza mi andrà bene, se continuare. Voi appunto siete libera di decidere la lunghezza che più vi piace della maglia. Per la lavorazione della mia manica io ho ripreso a lavorare per altri 3 giri con il filato sfumato lavorati circolarmente. Avevo 54 maglie. Vi ricordo che il motivo del punto fantasia che noi andremo a lavorare sulla manica è multiplo di 6, quindi dovremo avere una circonferenza che avrà un multiplo di 6. Io fatalità ne avevo 54 e quindi non ho dovuto aggiustare nulla. Mi raccomando, andate a togliere o diminuire qualche maglia, tante quante vi servono appunto per avvicinarvi al numero del multiplo. Quindi ho lavorato 1, 2, 3 giri in tondo ancora con il filato sfumato, dopodiché, come abbiamo visto per la parte centrale della maglia, ho unito il filato in tinta unita e lavorato in coste, quindi, e una volta lavorate, vedete le mie coste in questo modo, come abbiamo visto per il corpo centrale della maglia, sono andata a chiudere in tondo il mio lavoro ed ho iniziato a lavorare il mio punto fantasia. E vediamo ora come sviluppare il nostro punto fantasia. Faccio una maglia bassa dove appunto ho fatto la maglia di chiusura e ne faccio 3 consecutive, quindi 1, 2 e 3. Una maglia bassa sopra ogni maglia base, ogni maglia sottostante di base. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3 e nella quarta facciamo una maglia bassa nella consecutiva e una maglia bassa di nuovo nella consecutiva. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto 1, 2, 3 catenelle di base e nella quarta faccio una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa e nella successiva una maglia bassa. Procedo così per tutto il giro con la lavorazione di questi occhielli dati da 3 maglie basse consecutive, salto 1, 2, 3 catenelle di base e nella quarta vado a fare le mie 7 catenelle. Alla fine del giro, fatte le ultime 7 catenelle, mi aggancio alla prima delle 3 maglie basse che avevo effettuato all'inizio del giro e chiudo il giro. Chiudo con una maglia bassissima. Mi sposto al centro delle 3 maglie basse, quindi in quella centrale con una maglia bassissima, rientro all'interno dello stesso punto e faccio una maglia bassa. Vedete, ho l'occhiello, sono in mezzo praticamente ai 2 occhielli. Faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e mi aggancio alla quarta maglia, 1, 2, 3 e 4 con una maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Faccio una maglia bassissima nella centrale delle 3 maglie basse, quindi nella seconda. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Faccio una maglia bassissima al centro della quarta maglia dell'occhiello, quindi 1, 2, 3 e 4, quindi al centro del mio occhiello. Procedo per tutto il mio giro così, facendo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e una maglia bassa nella centrale delle 3 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, una maglia sopra il centro del mio occhiello nella quarta maglia. Quindi vado a creare un doppio bordo a tutto il mio occhiello. Una volta completate le mie ultime catenelle, chiudo il mio giro agganciandomi con una maglia bassissima nella maglia bassa delle 3 centrali.
in questo modo. Con delle maglie bassissime cammino fino al centro del mio occhiello e non proprio al centro, nella catenella prima della maglia bassa. Quindi cammino in questo modo con delle maglie basse e mi fermo non nella maglia bassa ma in questa catenella qui prima della maglia bassa, faccio la maglia bassissima, mi alzo con una catenella, rientro e riparto con il mio giro facendo una maglia bassa, una seconda maglia bassa nella maglia bassa centrale e una maglia bassa nella catenella successiva. Dopodiché completo tutto il mio giro in questo modo, quindi ho creato di nuovo la base delle 3 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado diciamo sopra all'arco successivo, vedete che qui ho la maglia bassa, vado nella precedente e faccio una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa sopra la maglia bassa sottostante e una maglia bassa nella catenella successiva. Completo tutto il mio giro in questo modo con le 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nell'arco successivo e faccio una maglia bassa nella catenella, una maglia bassa nella maglia bassa, scusate, quindi una catenella sulla catenella, una catenella sulla maglia bassa e una catenella nella maglia bassa successiva. Riparto facendo le mie 7 catenelle e le 3 maglie basse sopra l'arco successivo, tutto il giro così. Alla fine del giro, fatte le mie 7 catenelle, mi aggancio alla prima maglia bassa delle 3 effettuate e chiudo con una maglia bassissima. Mi sposto nella maglia centrale con una maglia bassissima, rientro e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 e 4, mi sposto al centro dell'archetto, 1, 2, 3 e nella quarta catenella faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 e 4 catenelle al centro, diciamo alla base della maglia centrale delle 3 e faccio una maglia bassa, quindi riparto così di nuovo con i miei giri, quindi come abbiamo visto prima rifaccio le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una catenella nella quarta maglia dell'archetto, sopra alla testina dell'archetto, una maglia bassa, 1, 2, 2, 3 e 4 e una maglia bassa nella base delle 3 maglie basse e ne faccio nella centrale, quindi come abbiamo visto prima. L'alternanza di questi giri, vedete, mi darà l'effetto traforato della manica che è questa, eccola qui, e io ho lavorato quindi 1, 2, 3, 4, 5 motivi a rombo in tutto. Poi questa appunto è può essere fatta a vostro piacimento, all'incirca per 11 centimetri. Alla fine io ho scontornato tutta la mia maglia con questo bordino, vedete, e l'ho ottenuto lavorando nella parte rovescio del mio lavoro, quindi vi faccio vedere. Questo è il bordino che si presenta nella parte dritta e l'ho fatto anche nella parte appunto della traforatura. È molto carino, è proprio un bordino di rifinitura e lo faccio lavorando nella parte rovescia del lavoro, quindi giro il mio lavoro da questa parte e sono semplicemente delle mezze maglie alte e delle maglie bassissime alternate, quindi una mezza maglia alta e nella successiva una maglia bassissima, in questo modo. Una mezza maglia alta nella successiva e nella successiva ancora una maglia bassissima. Alterno semplicemente questi 2 punti qui e l'effetto che ne uscirà nella parte dritta è questo grazioso bordino.
Il progetto è terminato. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Naturalmente io vi ho dato uno spunto, voi potete procedere con tutte le variazioni che più vi piacciono, quindi con cambi eventualmente di colori ed anche sulle modalità dell'esecuzione di questo progetto. Per esempio, se trovate difficile magari collocare l'inserto qui ai lati, potete sempre pensare di inserire magari anziché lateralmente lo stesso motivo in una fascetta finale e quindi riprendere come nelle maniche e lavorando in tondo lo stesso motivo nella parte finale. Insomma, molteplici sono le varianti che voi potete decidere di fare sia nei colori sia nel modello. Io spero di avervi regalato così qualche momento di svago. Vi abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. A presto, ciao!